Ciao a tutti e benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Restate con noi fino alla fine per conoscere ogni dettaglio e, se vi piace quello che facciamo, ricordate di iscrivervi e condividere il video. Oggi il mondo dell'intrattenimento si è svegliato con un colpo di scena che ha fatto tremare i social e acceso le conversazioni ovunque. Due volti amatissimi dal pubblico, Gökberk Demirci e Özge Yağız, che da tempo lavorano fianco a fianco e la cui intesa sul set è stata più volte lodata, sono finiti al centro della tempesta per alcune immagini scattate lontano dalle telecamere. Li hanno immortalati all'uscita di un locale, stretti in un bacio breve ma intenso, e in poche ore le foto hanno invaso la rete, diventando trend e accendendo nuove domande. Ma il vero terremoto, quello che ha portato la vicenda su un altro piano, è arrivato con una frase che ha lasciato tutti senza parole. Secondo quanto filtra da fonti vicine alla coppia, Gökberk Demirci e Özge Yağız avrebbero cercato di disinnescare le critiche rivolgendosi ad amici e conoscenti con una dichiarazione sorprendente. Siamo sposati, non è affare di nessuno, avrebbero confidato, come a tagliare corto su curiosità e sospetti. Bastano poche parole per incendiare i commenti, e infatti la reazione non si è fatta attendere. C'è chi parla di nozze segrete, chi spiega che la frase sia stata fraintesa, detta di getto oppure con un significato simbolico. Intanto, quelle immagini rubate, scattate davanti a una vettura con i flash pronti, hanno inchiodato gli sguardi del pubblico su di loro. Chi li ha visti racconta di una serata in compagnia di amici al centro città, di un clima rigido e di complicità che non ha avuto bisogno di gesti eclatanti per essere evidente. Pochi istanti, appena prima di salire in macchina, e quel bacio sfuggito alle ombre ha messo a tacere settimane di mormorii. Nel giro di un battito, il gossip ha trovato un carburante potentissimo. La rete si è divisa, c'è chi esulta, chi storce il naso, chi chiede rispetto. Ma al di là delle opinioni, un fatto resta innegabile, quella scintilla che il pubblico ha sempre percepito tra Gökberk e Özge, sul set e fuori, ora appare più concreta che mai. Eppure, non è la prima volta che si parla della loro intesa fuori dal lavoro. In passato, i due hanno scelto con attenzione le parole, negando con fermezza etichette e insinuazioni e rimettendo il fuoco sul mestiere, sui progetti, sull'impegno professionale. Scegliere la riservatezza li ha sempre protetti, ma ha anche alimentato un'aura di mistero. Proprio per questo, quella frase che rimbalza da una stanza all'altra, siamo sposati, non è affare di nessuno, suona come una bomba. È un messaggio, una barriera, o il preludio a un capitolo che finora è rimasto chiuso a chiave? Mentre le foto viaggiano da un profilo all'altro e i commenti si moltiplicano, c'è chi prova a dare un senso alle parole. Alcuni interpretano la frase come una metafora, un modo per dire «ci apparteniamo», senza necessariamente parlare di un matrimonio ufficiale. Altri, guardando gli occhi e i gesti colti in quelle immagini, giurano che ci sia molto di più, che dietro ci siano promesse e piani già condivisi con pochi intimi. Le reazioni sono accese, contraddittorie, ma ogni punto di vista contribuisce a creare un mosaico che nessuno riesce ancora a completare. Le voci che arrivano da dietro le quinte raccontano di un insolito silenzio attorno a loro. Amici e persone vicine, di solito pronti a spegnere le fiamme della curiosità, questa volta mantengono il riserbo. Non parlano i portavoce, non parlano gli uffici stampa, e questa scelta, più di ogni smentita o conferma, fa nascere nuovi dubbi. Strategia studiata o sorpresa non prevista? La domanda ricorre, perché il tempismo è perfetto? Il silenzio, combinato con una frase così decisa, ha l'effetto di concentrare ancora più attenzione proprio dove loro, forse, non la volevano. C'è anche chi nota un cambiamento nei comportamenti recenti. Si dice che Gökberk Demirci, negli ultimi tempi, sia apparso più protettivo sul set, più discreto nei contatti con i colleghi, come se volesse schermare quello che conta davvero. Özge Yağız, invece, ha ridotto la sua presenza sui social, ha limitato i post e, dicono, abbia bloccato i commenti in alcuni momenti caldi. Mosse che, per alcuni, sono segnali di una decisione precisa, tenere il privato al riparo, difendere il confine tra lavoro e vita personale. Altri, però, invitano alla calma, sono due professionisti, sostengono, preoccupati prima di tutto dei loro progetti,
ed è inutile gonfiare di significati ogni gesto. I commentatori più esperti, quelli che conoscono i codici non scritti della celebrità, insistono su un punto: siamo sposati, non è affare di nessuno, non è una frase lanciata a caso. È una formula, un messaggio che stuzzica, mette paletti e, allo stesso tempo, alimenta la curiosità. È dura, netta, ma proprio per questo calibrata al millimetro. Alcuni la leggono come un modo per riprendersi il controllo della narrazione, per dire al mondo: non chiedeteci altro. Eppure, anche nell'ipotesi che si tratti solo di una metafora, l'idea che tra loro il legame sia molto più serio di quanto raccontato finora diventa sempre più forte. La domanda che rimbalza ovunque è semplice e complicata insieme: hanno ancora voglia di nascondersi? Il fatto che, per anni, Gökberk e Özge abbiano evitato di entrare nei dettagli della vita sentimentale e che oggi, invece, trapelino parole tanto definitive, cambia il quadro. C'è chi giura che Özge, in confidenza, abbia sbottato. Sono stufa che parlino della mia vita privata. Una frase che suona come un punto, la fine di una pazienza provata troppe volte, forse la miccia che ha acceso una reazione più istintiva del solito. Dopo quello che è successo, gli sguardi sono tutti puntati su un'eventuale dichiarazione ufficiale. Basta un post, una storia, una riga per mettere ordine nel caos. Ma proprio questa attesa cresce, ora dopo ora, e rende ogni silenzio una scelta significativa. I rumor corrono più veloci della verità, ma è proprio in questi momenti che una sola parola può ribaltare tutto. E non si può ignorare l'altra grande ragione per cui la voce corre così in fretta: la chimica. Non è una scoperta di oggi. Intervista dopo intervista, tra una pausa e l'altra, tra una scena e la successiva, Gökberk Demirci e Özge Yağız hanno mostrato una stima reciproca palpabile. L'hanno notato i colleghi, l'hanno percepito gli spettatori. Era un'intesa che si poteva raccontare in mille modi senza mai ricorrere a etichette, eppure adesso, con quelle immagini, tutto appare più nitido. Qualcuno sostiene che, da tempo, condividano la verità con un cerchio molto ristretto. Si parla di famiglie informate, di amicizie che hanno imparato a custodire segreti con cura. Addirittura, alcuni giurano che l'uso della parola matrimonio non sia stato affatto casuale: ufficialità o meno, il legame sarebbe consolidato e quasi già definito. Sono voci, in attesa di un timbro, ma dopo quella frase diventano più robuste, più insistenti. Nel frattempo il dibattito si inasprisce. C'è chi difende la loro privacy e rifiuta l'idea che due personaggi pubblici debbano rendere conto di tutto. E c'è chi, al contrario, sostiene che la notorietà comporti una responsabilità di chiarezza, soprattutto quando le immagini parlano da sole. La frase "non è affare di nessuno" viene giudicata dura da alcuni, mentre altri la trovano liberatoria, giusta, necessaria. I fan di Özge, in particolare, chiedono che la sua carriera non venga offuscata da indiscrezioni e pettegolezzi, e lo stesso vale per chi segue Gökberk, sempre attento a mantenere un profilo lineare, lontano da scandali fragorosi. Proprio l'assenza di vere cadute, la reputazione pulita che entrambi si sono costruiti nel tempo, rende questa storia ancora più spiazzante. Non è solo l'ennesima voce, non è l'ennesimo titolo. È qualcosa che suona sorprendente ma anche inevitabile, come se un copione silenzioso stesse arrivando al suo momento più intenso. E intanto, dietro le quinte, arrivano altri bisbigli. Alcuni cronisti di spettacolo sostengono di averli visti uscire dalla stessa abitazione più volte, negli ultimi tempi. Scatti che, però, non sarebbero mai stati diffusi, tenuti lontani dalle cronache per evitare di alimentare la macchina del sensazionalismo. Questa informazione, se vera, aggiunge un tassello importante: parla di abitudini, di quotidianità, non di episodi isolati. Dipinge l'idea di un legame che non è nato ieri, che non vive solo nelle luci blu delle apparenze. Dall'altra parte, fonti dell'industria raccontano di ragionamenti molto concreti. Nuovi progetti all'orizzonte, colloqui in corso, decisioni da prendere. È plausibile che, per non vedere i riflettori spostarsi dal lavoro alla vita personale, qualcuno abbia scelto parole destinate a segnare un confine. Siamo sposati,
Non è affare di nessuno, come un cartello messo davanti alla porta, una frase che dice oltre questo limite non si passa. La notte delle foto, stando a chi c'era, non aveva nulla di eccezionale. Amici di vecchia data, qualche risata, la musica che usciva attutita da una porta a vetri, il freddo che spingeva a stringersi nei cappotti. Poi la macchina, le luci improvvise, un attimo di esitazione, e quel gesto che non lascia spazio alle interpretazioni, un bacio, breve, caldo, come una promessa sussurrata. Nessuno dei due cercava la ribalta, eppure eccoli lì, messi al centro di un racconto che ora non possono più ignorare. Curioso come funzioni la memoria collettiva. In poche ore, ognuno recupera vecchie interviste, spezzoni di backstage, battute scambiate su un palco o in una sala stampa. Piccoli dettagli diventano prove, mezze frasi diventano indizi. Tutti cercano un filo che colleghi ieri a oggi, come se la verità avesse sempre lasciato tracce che non abbiamo saputo leggere. E il fatto che, per anni, abbiano scelto discrezione e misura rende ancora più magnetico ciò che adesso sembra evidente. C'è chi ricorda come, tra una ripresa e l'altra, si scambiassero sguardi di complicità. Qualcuno cita la naturalezza con cui parlavano dell'uno e dell'altra, senza mai cadere nel banale. Tutto adesso torna a galla, e più si guarda indietro, più le tessere sembrano combaciare. Ma la nostalgia non basta a spiegare il presente. Servirebbe una voce, un segnale, una scelta che trasformi il brusio in storia ufficiale. Intanto, la gestione social resta al minimo. Poche storie, post dosati, nessuna parola di troppo. Un silenzio che non è vuoto, ma intento. Chi conosce le dinamiche dello showbiz sa che, qualche volta, non rispondere è già una risposta. Una risposta che protegge, che allontana e che, inevitabilmente, fa fremere chi spera in una conferma. Tra i commenti, si accendono discussioni sul concetto di privacy per chi vive sotto i riflettori. Qual è il prezzo della fama? Quanto è giusto chiedere? Quanto è giusto tacere? In mezzo a tutto questo, due artisti che hanno costruito il proprio percorso con fatica provano a trovare un equilibrio. Se davvero quel "siamo sposati" è una metafora d'amore, la difesa del confine potrebbe essere il loro modo di tutelarlo. Non manca chi ipotizza, con toni perentori, un annuncio imminente. Basterebbe un comunicato, si legge. Ma la realtà, spesso, è meno lineare di quanto si vorrebbe. C'è un passato condiviso, ci sono progetti che si intrecciano, c'è un pubblico che osserva e che, volente o nolente, partecipa. E ogni parola, in questo momento, pesa come una dichiarazione. La verità è che nessuno conosce i tempi e i modi che sceglieranno. Forse non cambierà nulla, e la loro storia rimarrà lì, sospesa nell'aria, più forte perché non urlata. Forse, invece, dietro l'angolo c'è già un capitolo pronto a essere letto. In entrambi i casi, il rispetto che hanno sempre mostrato l'uno per l'altra resta la chiave per interpretare quello che vediamo. Gli addetti ai lavori sottolineano quanto il loro profilo sia sempre stato lontano dagli scandali. Questo rende ancora più paradossale il clamore di oggi, ma spiega anche perché così tanti facciano il tifo perché la tempesta si plachi presto. L'ultima cosa che desiderano è che il talento venga oscurato dal rumore. Eppure, è difficile ignorare la forza di un'immagine quando cattura un sentimento. Se si guarda bene, la frase che ha acceso tutto contiene due parti distinte. Siamo sposati, che riverbera come una promessa. Non è affare di nessuno, che suona come un confine netto. In mezzo, ci sta il loro mondo. C'è il bisogno di appartenenza e la necessità di protezione, c'è la voglia di vivere qualcosa fino in fondo senza lasciarla in balia delle interpretazioni altrui. Alcuni amici, si sussurra, avrebbero scelto di non esporsi proprio per rispettare questa esigenza. È il ribaltamento di una consuetudine, non negare, non confermare, ma salvare uno spazio intimo. In un'epoca in cui tutto è condiviso, la rarità di una zona d'ombra diventa preziosa. E quella preziosità, per molti, vale più di un titolo in prima pagina. Nel frattempo, i fan continuano a sostenere entrambi con un affetto che non si discute. C'è chi chiede serenità, chi invita a non trasformare ogni gesto in un enigma,
Chi sogna un finale romantico scritto con calma, senza fretta. E c'è anche chi teme che la pressione possa pesare sulle scelte professionali. Ma forse proprio qui sta la sfida, scegliere di non farsi dettare i tempi dal clamore. Sul fronte delle opportunità, continuano a rincorrersi le voci su nuovi lavori e sceneggiature in arrivo. Le agende non aspettano, i set chiamano, e non si può vivere di soli sussurri. Se davvero quell'espressione tanto discussa è stata pronunciata per mettere paletti, allora è probabile che il messaggio sia rivolto soprattutto a chi vorrebbe trasformare ogni cosa in spettacolo. L'arte ha bisogno di silenzio per crescere, e l'amore, quando c'è, non ne ha meno. Eppure, è impossibile fingere che la curiosità si esaurisca qui. È naturale chiedersi cosa accadrà adesso, se ci sarà una smentita, se arriverà una conferma, se decideranno di restare immersi nella loro bolla di discrezione. Nessuno ha la risposta, e forse va bene così. Forse ciò che conta, al di là dei titoli e delle foto che bruciano in un lampo, è l'eco che resta, quella sensazione che alcune storie sappiano respirare anche quando cercano l'ombra. Chi ha visto da vicino la scena del bacio racconta di un istante semplice, senza coreografie. Nessun copione, nessuna posa. Una verità che si è fatta vedere da sola. E proprio questo, forse, ha scosso più di ogni altra cosa, la naturalezza. In un mondo costruito a tavolino, la spontaneità disarma e incanta. La discussione sul significato di "siamo sposati" continuerà ancora, è inevitabile. Molti continueranno a leggerla come una dichiarazione simbolica, altri pretenderanno un certificato immaginario. Ma ciò che si impone, oltre le parole, è il modo in cui i due hanno sempre affrontato l'attenzione, con misura, con eleganza, con la determinazione a non nutrire ciò che non serve. È una lezione di stile, anche quando il mare si agita. Così, tra ipotesi e sospiri, si chiude questo capitolo provvisorio. Gli occhi restano puntati su un possibile intervento, su un accenno che possa dare una forma definitiva a ciò che oggi vibra nell'incertezza. Nel frattempo, il mondo guarda, commenta, si schiera, attende. E in questa attesa c'è già un racconto potente, fatto di scelte e di silenzi. Noi, come sempre, vi terremo aggiornati. Se la storia avrà una svolta, la racconteremo con la stessa cura con cui oggi abbiamo raccolto ogni frammento. Per ora resta l'immagine di quella notte e la frase che l'accompagna, due elementi che bastano a far parlare una città intera. La verità, quando vorrà, troverà la strada. E con questo arriviamo alla fine del video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e condividete il contenuto con chi ama queste storie raccontate con cuore e rispetto. Restate con noi per i prossimi aggiornamenti su Gökberk Demirci e Özge Yats. Alla prossima, e grazie per essere stati qui con noi.